Vorresti tutelare il tuo marchio? Dove vorresti presentare la domanda? Quali sono le classi di prodotto o servizio che lo caratterizzano? Salve, vorrei registrare il mio marchio. Come posso fare? Un marchio serve a distinguere i vostri prodotti o servizi da quelli di altri. Deve quindi avere un proprio carattere distintivo, ma non necessariamente evidenziare dettagli commerciali. Come secondo passo, al fine di assicurare che il vostro marchio non entri in conflitto con altri marchi già registrati o in attesa di registrazione, vi consigliamo di effettuare una ricerca di anteriorità sia sulla banca dati dell'UIBM che su TeamView, dove si potranno verificare contestualmente i depositi nazionali, comunitari ed internazionali protetti nel nostro paese. Se il vostro marchio è identico o simile a uno già registrato o in attesa di registrazione, c'è il rischio che la vostra richiesta possa essere rifiutata. Non da ultimo, le ricordiamo che la tutela di un marchio si applica solo nel paese o nell'area geografica dove lo stesso è stato registrato. Qual è la procedura di deposito? Può presentare la domanda di registrazione attraverso due modalità: cartacea, sia a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o con deposito presso la Camera di Commercio di riferimento, oppure per via telematica, dopo aver ottenuto le credenziali per accedere ai servizi di deposito online sul sito web dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Che informazioni devo inserire al momento della presentazione della domanda? Saranno necessari nome, cognome e recapiti del richiedente, la rappresentazione del marchio con l'indicazione della tipologia di marchio che si intende tutelare, la classe o le classi di prodotti e servizi che caratterizzano il marchio. Posso compilare la domanda a nome mio oppure è necessario che vengano inseriti i dati di una società? La domanda può essere depositata sia a nome di una persona fisica che di una persona giuridica. È importante sottolineare che la registrazione sarà concessa a nome del richiedente. È obbligatorio avvalersi di un consulente legale, avvocato o mandatario? La scelta di un eventuale consulente resta personale e comunque non obbligatoria. Qualora si optasse per la consulenza, consigliamo di avvalersi sempre di uno studio o di un rappresentante qualificati e che operino a livello nazionale in riferimento a quelle che sono le disposizioni normative vigenti. L'UIBM non può consigliare nessuno studio o mandatario o rappresentante. È possibile comunque consultare il sito ufficiale dei consulenti abilitati. Il mio marchio è costituito sia da una parte verbale che da un logo. Che tipologia devo selezionare al momento del deposito? Esistono varie tipologie di marchio. Quelli più comunemente utilizzati sono i marchi denominativi o verbali, costituiti solo da combinazioni di caratteri alfanumerici. Poi ci sono quelli figurativi, costituiti da un logo oppure un logo accostato ad una o più parole. Ed infine ci sono marchi con caratteri non standard, stilizzati o con layout grafici o a colori, che possono essere figurativi o combinazione di verbali e figurativi. È possibile trovare molte informazioni di dettaglio sulle varie tipologie all'interno del nostro sito ufficiale. Prima ha menzionato le classi relative a prodotti o servizi. Dove posso trovare ulteriori informazioni? Quando si presenta una domanda di marchio, si devono specificare i prodotti e i servizi per i quali si desidera effettuare la registrazione. Può consultare la classificazione di Nizza accedendo al nostro sito. Quanto dura il periodo di protezione di un marchio? La tutela è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito. Può rinnovare il periodo di tutela per successivi 10 anni pagando le relative tasse di rinnovo. Quanto tempo trascorre prima di ottenere la registrazione? Dopo il deposito, la domanda deve essere esaminata. Se l'ufficio decide che una domanda di marchio può essere registrata, sarà pubblicata la registrazione sia sulla banca dati nazionale che sul bollettino ufficiale, presenti sul sito dell'UIBM. Potrebbero verificarsi ritardi nell'esame della domanda per una richiesta di correzione o di chiarimenti da parte dell'esaminatore.
Da normativa è previsto un periodo di 3 mesi per presentare un'opposizione dalla data di pubblicazione sul bollettino. Al termine di questo periodo, i marchi che non hanno subito opposizione verranno registrati. Se la registrazione del suo marchio verrà concessa, il marchio sarà protetto con effetto retroattivo a decorrere dalla data di deposito. Quanto costa registrare un marchio? È prevista una tassa di deposito di base comprensiva di una classe di prodotti o servizi. C'è un costo aggiuntivo per ogni classe oltre la prima. Se si desidera rinnovare il marchio, sarà necessario presentare la domanda di rinnovo e corrispondere una tassa di rinnovo. Lo stesso vale per le classi aggiuntive. Le informazioni relative alle tasse ed alle modalità di pagamento sono consultabili sul nostro sito web. Inoltre, se la domanda venisse respinta o ritirata, si potrà richiedere il rimborso delle tasse versate. Presti attenzione alle fatture ingannevoli. Nel caso in cui avesse dei dubbi, ci contatti immediatamente. Pensa che sia necessario fare domanda per registrare un marchio? Non vi è nessun obbligo. Con la registrazione avrà un diritto esclusivo che è possibile rivendicare in caso di violazione. È importante sottolineare che quando si è titolari di un marchio registrato è più facile provarne la sua esistenza, rivendicarne la proprietà ed assicurarne la protezione. Ricorda, crea il tuo marchio, fai una ricerca di anteriorità, identifica le classi di prodotti e servizi, decidi dove vuoi registrarlo, presenta la domanda di registrazione, paga le relative tasse. Per maggiori informazioni o chiarimenti può consultare il sito ufficiale.